Ciao, io sono Martina e oggi siamo di nuovo qui per dilettarci con l'arrogante arte medica del passato. Bene, probabilmente vi ricorderete che nello scorso video abbiamo parlato della teriaca, ossia una famosa panacea del passato che si narra contenesse anche polvere di mummia. Ebbene, dopo ulteriori ricerche mi sono imbattuta in qualcosa di, inaspettato. A quanto pare, infatti, nell'antichità non era cosa rara utilizzare le mummie come farmaco. Già. E pare essere nato tutto quanto da un enorme equivoco. All'inizio del Medioevo, nella medicina tradizionale islamica, si utilizzava per curare ematomi, ferite e anche fratture del bitume naturale. Il bitume è una sostanza idrocarburica di colore scuro e di consistenza semisolida, che si può facilmente trovare in natura sotto forma di sacche sotterranee che spesso creano affioramenti superficiali. Questa sostanza in antichità veniva usata per gli scopi più disparati, anche in base alle sue caratteristiche spesso dovute alla sua provenienza. Una certa tipologia di bitume, ad esempio, veniva utilizzata dagli antichi egizi per imbalsamare i corpi, tipologia che però era diversa da quella utilizzata nella medicina tradizionale islamica. Infatti, quest'ultimo tipo di bitume proveniva esclusivamente dal Mar Morto oppure dalla Persia. Nelle opere mediche di lingua araba, il bitume viene indicato con la parola mumia. Già capito. Durante le crociate i soldati europei impararono a conoscere ed utilizzare questa sostanza per curarsi e infatti la sua richiesta crebbe moltissimo in Europa. A causa di questa massiccia importazione, le quantità di bitume provenienti appunto dalla Persia e dal Mar Morto non bastavano assolutamente a soddisfare la grande richiesta. Urgeva quindi trovare altre fonti. Ed ecco che l'equivoco andò incontro ai nostri coraggiosi antenati medievali. Gli europei, infatti, non avevano capito che il bitume utilizzato a scopo curativo dagli arabi era diverso da quello utilizzato dagli egizi per imbalsamare i corpi. Quindi, coloro che traducevano le opere mediche dall'arabo al latino cominciarono a tradurre la parola mumia come questo secondo tipo di bitume, oppure, ancora peggio, come sostanza esudata dalle mummie. Dal semplice essudato alla mummia nella sua interezza il passo fu breve. Ed ecco che la polvere di mummia o l'estratto di mummia o la crema di mummia diventarono farmaci a tutti gli effetti. Iniziò quindi un commercio fiorente di mummie dall'Egitto all'Europa, che durò fino al XVI secolo, momento in cui l'Egitto lo dichiarò illegale. Ma anche prima di quel momento le mummie egiziane non erano assolutamente in grado di soddisfare la grande richiesta. Così si cominciarono a creare mummie contraffatte, ottenute semplicemente imbalsamando normali corpi. Addirittura in alcuni scritti veniva consigliato di imbalsamare corpi di persone decedute non per malattia ma per morte violenta, perché si diceva che in questo modo conservassero lo spirito della salute e fossero più efficaci nel guarire. Finalmente nel Rinascimento si cominciarono ad avere dei dubbi sull'efficacia di questo farmaco, anche se continuò ad essere utilizzato sporadicamente fino al XVIII secolo, quando le idee illuministe finalmente posero fine al suo utilizzo. Ma siccome a me piacciono miti e misteri, specialmente quelli legati comunque alle arti mediche del passato, vorrei parlarvi come ultima cosa di una leggendaria sostanza medicinale, forse mai esistita, ma tremendamente inquietante, ossia l'uomo mellificato, che sarebbe esattamente quello che sembra, ossia un uomo, un corpo mummificato immergendolo nel miele. Nel miele.
Questo medicinale è descritto in alcune antiche fonti mediche cinesi, nelle quali si narra che nelle terre degli arabi ci fossero alcuni volontari, in genere uomini anziani, che decidevano di immolarsi per il benessere del prossimo e quindi quando arrivavano verso la fine della loro vita incominciavano a nutrirsi esclusivamente di miele, a fare il bagno nel miele, fino a che questa dieta terribile non li uccideva. A questo punto il corpo del malcapitato veniva immerso nel miele e sigillato per i successivi 100 anni, al termine dei quali la bara sarebbe stata aperta e il farmaco sarebbe stato finalmente pronto all'uso. Bambini, merenda. Il farmacologo cinese ci tiene a specificare che lui non è certo della veridicità di questa storia, ma semplicemente la riporta in caso qualcuno volesse verificarla. E meno male. Purtroppo la mummia di cui vi ho raccontato oggi non è l'unico caso in cui il corpo umano o parti di esso vennero usati come farmaci. Anzi, se vi interesserà questo argomento, fatemelo sapere e ne parleremo ulteriormente. E sicuramente avremo modo di incontrare di nuovo anche il tanto decantato miele, possibilmente senza uomo dentro. Ne parlerò volentieri perché ha delle proprietà che dal punto di vista scientifico sono particolarmente interessanti. Per oggi è tutto, ci fermiamo qui. Se volete vi lascio dei link interessanti come sempre qua sotto in descrizione e ci vediamo la prossima volta. Ciao!